Il 13 dicembre del 1250 è morto Federico II di Svevia. In quel momento era uno degli uomini più potenti del mondo e ancora oggi è uno degli imperatori più famosi della storia italiana e europea. La versione che troverete scritta da tante parti è che sia morto di malattia, ma è andata veramente così. Non vi racconterò tutta la vita di Federico II, sia perché magari in tanti già ne sapete qualcosa, sia perché ci vorrebbero molti altri video dedicati e non è lo scopo di questo video. Però vi do qualche informazione che sarà indispensabile per indagare sulla sua strana morte. Federico II era l'imperatore del Sacro Romano Impero che aveva ereditato da suo padre, ma era anche re del Regno di Sicilia che praticamente aveva ereditato da sua madre, che era l'ultima discendente della casata normanna degli Altavilla. Era un uomo eccezionale già per i suoi contemporanei. Chi lo apprezzava praticamente lo descrive come un genio in tantissimi campi, dalla cultura alla politica. Chi lo disprezzava, cioè soprattutto la Chiesa, lo descrive ugualmente con termini estremi, arrivando a definirlo direttamente come l'Anticristo. Il problema fondamentale che ha avuto per tutta la sua vita era proprio questo conflitto con la Chiesa. Infatti Federico II era molto attivo nello scenario dell'Italia che lui aveva reso il centro del suo impero, e questo non piaceva per niente ai papi. In più era uno che non si sottometteva veramente molto all'autorità della Chiesa. Per esempio aveva rimandato una crociata e alla fine, dopo averla fatta, aveva stretto un accordo con il sultano musulmano, che non era esattamente quello che ci si aspettava da un imperatore cristiano. Poi non si faceva grandi problemi a accettare eretici e persone di altre fedi e pensava che la Chiesa dovesse essere subordinata al potere imperiale. Un'altra cosa che ci interessa su di lui e che è un po' meno famosa dello scontro con la Chiesa è che sicuramente gli piacevano le donne. Infatti ha avuto 3 mogli e diverse amanti. Non ci interessa come pettegolezzo, ma perché con queste donne ha avuto più di 10 figli e alcuni elenchi ne propongono addirittura 20. Molti sono stati riconosciuti da lui e quindi in tanti potevano in qualche modo rivendicare di essere dei suoi eredi. Quando è morto aveva 56 anni, che non è un'età assurda per morire per cause naturali nel Medioevo. Però non era neanche allora un'età chissà quanto avanzata e lui aveva goduto sempre di una buona salute, almeno per quello che ne sappiamo. In tanti, dal Papa ai rivali politici ai suoi stessi discendenti, potevano guadagnarci qualcosa dalla sua morte. E infatti questa sua morte viene raccontata già nel Medioevo con diverse versioni. E queste diverse versioni hanno tanti dettagli discordanti, proprio come succede di solito per una morte sospetta. E quindi qui inizia la nostra indagine sulle varie versioni che ci sono state tramandate dalla storia. La prima versione della morte di Federico II è quella più rassicurante, diciamo, che poi è anche quella che viene riportata su tanti libri di storia dove non si vogliono sollevare troppe domande. Inizia con una leggenda che diceva che la morte di Federico era stata predetta dal suo astrologo di corte che si chiamava Michele Scoto. L'astrologo avrebbe predetto che Federico sarebbe morto sub flore, che in latino significa sotto al fiore. Federico aveva interpretato la profezia come un riferimento a Firenze, che in latino si chiama Florenzia e significa proprio colei che fiorisce. Quindi avrebbe evitato per tutta la vita il più possibile di visitare la città di Firenze a causa di questa profezia. Però nel 1250, mentre stava facendo una battuta di caccia, Federico è stato colpito all'improvviso da dei forti dolori addominali. Le sue condizioni sono sembrate da subito gravi, quindi l'imperatore è stato portato in un castello, che si trovava nella zona dell'attuale Torre Maggiore in provincia di Foggia. Il luogo viene chiamato in vari modi già nelle fonti medievali, per esempio Castel Fiorentino, Torre Fiorentina o Domus Fiorentina. In sostanza era un piccolissimo borgo fortificato. Il problema del luogo è che aveva nel suo nome il famoso fiore della profezia, e quindi Federico avrebbe capito che la morte era venuta a prenderlo, e avrebbe accettato alla fine il suo destino. In questo momento Federico ha avuto solo il tempo di confermare il suo testamento.
Nel suo testamento le parti più importanti riguardavano due dei suoi figli che si chiamavano Corrado e Manfredi e che aveva avuto da due donne diverse. Lasciava al figlio Corrado la corona imperiale e quella siciliana, oltre a una somma in oro da utilizzare per il mantenimento della Terra Santa. Quindi Corrado era praticamente l'erede legittimo da lui designato come imperatore. Invece Manfredi riceveva il Principato di Taranto e la reggenza sulla Sicilia e l'Italia in assenza del fratello. Poi Federico II è morto. Il padre di Federico, cioè Enrico VI, era morto dopo dei dolori simili, quindi non c'era neanche qualcosa di troppo sospetto. E i medici di corte avrebbero potuto riconoscere una specie di male ereditario. L'esempio più famoso dei cronisti che seguono questa versione più rassicurante è Matteo da Parigi, che è appunto un cronista medievale. Lui apprezza abbastanza chiaramente la figura di Federico II e vuole raccontare la sua morte come una morte serena, un momento in cui l'imperatore prende addirittura l'abito da monaco e poi si riconcilia con Dio. Secondo Matteo da Parigi, Federico II fu colpito da un morbo irrimediabile e vedendo senza dubbio avvicinarsi la propria morte, pentito dei suoi peccati, fece una confessione completissima, con grande abbondanza di lacrime, raccomandandosi a Dio e all'ordine cistercense, dal quale, come una testimonianza certa ci ha rivelato da parte dei suoi fedeli, ricevette prima di morire l'abito dei cistercensi, con umiltà e devozione. E poiché la morte era ormai alle porte, un vescovo in nome di Dio, il quale non vuole che perisca alcuno di quelli che credono in lui, lo assolse, mentre egli prometteva di compiere la dovuta penitenza. Quindi Federico II sarebbe morto di malattia e addirittura riconciliato con Dio grazie pure a un vescovo che lo assolse dai suoi peccati. In questa prima versione pure i rapporti tra gli eredi Corrado e Manfredi che abbiamo visto prima sembrano pacifici, e sono quindi una buonissima premessa per una futura collaborazione tra i due. Manfredi avrebbe scritto a Corrado che stava in Germania riferendo la morte del padre in un modo anche poetico. È scomparso il sole di giustizia, si è spento l'autore della pace. Questo sembra un quadro idilliaco per una dinastia destinata a durare ancora nei secoli. Eppure solo 16 anni dopo anche Corrado e Manfredi saranno tutti e due morti. E già subito dopo la morte di Federico II sono circolate delle voci che raccontavano una versione diversa. La seconda versione della morte di Federico II è meno rassicurante della prima. È stata portata avanti già al suo tempo da persone che stavano comunque dalla sua parte ma che non credevano che fosse morto di morte naturale. La sua morte era stata troppo improvvisa e non aveva avuto una spiegazione poi molto convincente, neanche per le conoscenze mediche del Medioevo. Così questi pensavano che dietro alla sua morte ci fosse un complotto ordito dal Papa Innocenzo IV. Non a caso Giovanni Villani riporta nella sua cronaca che la Chiesa e il Papa praticamente festeggiarono la morte di Federico II. Molto esultò la parte della Chiesa, scrive Villani, e parte guelfa per tutta Italia per la morte dell'imperatore, e la parte d'imperio e ghibellina abbassò, imperciò che Papa Innocenzo tornò d'oltre i monti con la corte a Roma, favorando i fedeli della Chiesa. Un altro cronista che si chiama Salimbene da Parma riporta più volte addirittura delle profezie attribuite a Mago Merlino sulla morte di Federico II. Insomma, per la Chiesa andava bene anche questo indovino proveniente da una terra lontana pur di provare a prevedere quando Federico II si sarebbe tolto di mezzo. Chiaramente il Papa Innocenzo IV era un nemico giurato di Federico II e aveva preparato già diversi complotti per eliminare l'imperatore prima. Uno famoso è chiamato La Congiura di Capaccio e prende il nome dal castello dove si erano riuniti i congiurati. A questa congiura avevano partecipato diverse famiglie nobiliari del sud Italia che erano appunto in combutta con il Papa. Ma Federico II era riuscito a scoprire tutto e aveva fatto condannare a morte i congiurati con delle pene terribili. Per tanto tempo si è pensato che anche il famoso Pier delle Vigne, che era uno degli uomini più fidati di Federico II, avesse preso parte a una congiura contro di lui, e per questo poi fosse caduto in disgrazia. Invece gli storici di oggi pensano che c'entrasse di più un'accusa di corruzione rivolta a questo funzionario della corte di Federico II. Comunque la possibilità che il Papa fosse dietro alla morte dell'imperatore non era così assurda.
Quindi già da qui capiamo che Federico II potrebbe non essere morto di morte naturale, ma per un altro complotto ordito dal Papa. Ma c'è pure un'ulteriore versione, forse anche più inquietante, di questa storia. Se il video ti sta piacendo, iscriviti al canale per non perderti i prossimi e magari consiglialo pure a degli amici a cui piace indagare gli enigmi della storia come a noi. Insomma, tornando alla morte di Federico II, c'è una versione ancora più inquietante che potrebbe vedere coinvolti i suoi eredi. Questa versione nel Medioevo era sostenuta da alcuni che stavano dalla parte del Papa e che quindi volevano mettere in cattiva luce la famiglia dell'imperatore. Però poteva essere un sospetto che si aggirava anche tra chi stava dalla parte di Federico II. Se vi ricordate, prima abbiamo detto che suo padre potrebbe essere morto per un male simile al suo. E questo è vero, però c'erano dei sospetti che potesse essere stato avvelenato pure lui. E forse proprio per volere di sua moglie, cioè la madre di Federico II. Quindi, come altre famiglie di sovrani, non era una dove non ci si eliminava tra parenti. Al centro di questa versione della sua morte c'è uno dei suoi eredi, ovvero Manfredi. Federico II lo aveva legittimato sposando sua madre, che era una donna che si chiamava Biancalancia, e che probabilmente Federico II aveva amato effettivamente più di ogni altra donna. Però comunque questa legittimazione non aveva fatto sì che Manfredi scavalcasse Corrado, che era effettivamente l'erede della corona di Federico II. E quindi secondo questa versione Manfredi avrebbe deciso invece di accelerare la morte del padre per cercare di prendere più potere per sé. Giovanni Villani ha diffuso proprio un resoconto di questa versione, anche se ricordiamoci sempre, come abbiamo visto prima, che era una fonte contraria a Federico II. Villani pensa che l'imperatore si fosse effettivamente ammalato, ma che quella malattia non fosse stata la causa della sua morte. Avvenne che, aggravando della detta malattia, scrive Villani, essendo con lui un suo figliuolo bastardo, che aveva nome Manfredi, desiderando d'avere il tesoro di Federico suo padre e la signoria del regno e di Sicilia, e temendo che Federico di quella malattia non iscampasse o facesse testamento, concordandosi col suo segreto ciamberlano, promettendogli molti doni e signoria, con uno primaccio che a Federico puose il detto Manfredi sulla bocca, si l'affogò. E per lo detto modo morì il detto Federico disposto dell'omperio e scomunicato da Santa Chiesa, senza penitenzia o nullo sagramento di Santa Chiesa. E lui morto, Manfredi prese la guardia del reame e tutto il tesoro. Villani praticamente dice che Manfredi ha soffocato Federico mettendogli un cuscino sulla bocca per prendere il suo regno. Effettivamente già diversi disegni medievali riportano proprio questa scena, che tanti nel Medioevo credevano vera. Villani nega del tutto anche che Federico II si fosse riavvicinato a Dio, infatti dice chiaramente che è morto senza pentirsi e senza sacramenti. Altre teorie, che sono sempre già medievali, propongono che prima Manfredi avesse provato a avvelenarlo che lo avesse ucciso avvelenandolo, ma il risultato finale non cambia molto. Salimbene da Parma invece pensa che Federico II sia morto di morte naturale, ma ipotizza che Manfredi avesse tenuto nascosta la sua morte. E Manfredi avrebbe tenuto nascosta la sua morte per ritardare l'arrivo del fratello Corrado in Italia e quindi per cercare di prendere il potere in Italia prima che arrivasse il legittimo erede. Insomma, Manfredi non avrebbe voluto usurpare direttamente il trono perché questo spettava al fratello, però voleva provare a prendere più potere possibile prima dell'arrivo del legittimo erede. Questa versione potrebbe essere solo un'accusa infondata contro Manfredi, se non fosse che poi anche Corrado morirà in un modo ancora più rapido del padre. Effettivamente Corrado, quando ha saputo la notizia della morte di suo padre, è tornato in Italia con il supporto delle armi per reclamare il suo regno. Pare che a un certo punto volesse anche fare delle trattative con il Papa, che però non sono mai andate avanti. Anzi, il Papa alla fine ha scomunicato anche Corrado. Manfredi effettivamente nel frattempo era considerato un'autorità importante nel sud Italia e Corrado si era accorto di questo. Quando stavano cominciando a sorgere dei dissidi tra i due, tanto bene però anche Corrado si è ammalato e è morto in poco tempo.
C'era chi diceva che fosse morto di malaria e collegavano la cosa al fatto che era un tedesco e che non era abituato al clima italiano. In realtà Corrado era nato in Italia e aveva passato tanto tempo in Italia come molte persone legate a Federico II. E aveva pure 26 anni e non 56 come suo padre, quindi la cosa è ancora più improbabile. Ce ne voleva di sfortuna perché due imperatori odiati dai loro nemici e invidiati anche dai loro alleati morissero tutti e due nel giro di pochi anni per una malattia improvvisa. Infatti in questo caso hanno dei sospetti sia i ghibellini sia i guelfi, cioè sia chi stava dalla parte dell'imperatore sia chi stava dalla parte del papa. Matteo da Parigi, che non aveva avuto dubbi sulla morte di Federico, parla invece per Corrado di un tentativo di avvelenamento. Sospetta che fosse provenuto proprio dalla curia romana e dice che fu salvato in extremis dai medici, anche se questo non è esattamente l'episodio che lo porterà alla morte. Salimbene da Parma, che sta dalla parte della chiesa, invece dice apertamente che morì per un clistere avvelenato, che non è proprio una morte da sogno. Dice nel dettaglio che Corrado, cominciatosi a malare un serviziale, cioè un clistere che credeva dato dai medici come curativo per veleno commistovi, lo trasse al sepolcro. Il fatto che sia probabile che Corrado sia stato avvelenato fa diventare più probabile pure l'idea che suo padre Federico avesse subito una sorte simile. Per volere della curia romana o di Manfredi, comunque la stessa mano poteva essere dietro a tutte e due le morti misteriose. E a questo punto la soluzione a questa nostra indagine potrebbe sembrare persa per sempre nel passato, ma in realtà ci sarebbe un modo possibile ancora oggi per conoscere la soluzione. Infatti il corpo di Federico II è ancora conservato in un meraviglioso sepolcro nella cattedrale di Palermo. Il sepolcro dove sta il corpo di Federico II è stato aperto già alla fine del 1700 e è stato realizzato addirittura un disegno del suo corpo che era abbastanza ben conservato e che state vedendo a schermo. Ovviamente al tempo non c'erano i mezzi scientifici di oggi per indagare sulla vera causa della sua morte, quindi da questo vecchio sopralluogo non abbiamo scoperto moltissimo di utile, soprattutto per scoprire se si è trattato di un avvelenamento. Nel 1998 però c'è stata un'altra apertura proprio per studiare i resti di Federico II, e poi i risultati sono stati pubblicati nei primi anni 2000. In un'intervista pubblicata sul sito stupormundi.it però si scopre che non sono state fatte delle analisi sul possibile avvelenamento. In questo sito l'intervista è rivolta a Francesco Mallegni, che era un docente di paleontologia umana e di antropologia all'Università di Pisa, scomparso nel 2025. Lui era stato chiamato proprio a collaborare alle indagini sui resti di Federico II, ma a un certo punto si era tirato indietro abbastanza contrariato, proprio anche perché in questa occasione era stata effettuata solo un'apertura minimale del sepolcro, almeno lui la chiama così, che non ha consentito di accertare la causa della morte dell'imperatore. E l'intervistatore gli fa proprio una domanda riguardo a questa morte misteriosa su cui gli studiosi degli anni 90 avrebbero potuto gettare nuova luce. Mediante queste analisi, chiede l'intervistatore, si poteva anche accertare la causa di morte di Federico II, che talune fonti storiche attribuiscono ad avvelenamento. Sicuramente si poteva tentare, risponde Mallegni, come ho fatto con successo nel caso del principe cinquecentesco Francesco Branciforti di Militello, Val di Catania, deceduto per beneficio a Messina, dove si era recato per un'ambasceria. Quindi questo studioso era la persona adatta per poter scoprire se Federico II fosse stato ucciso con il veleno. Infatti aveva già avuto successo prima nello scoprire il veleno nel corpo di persone morte secoli fa, però alla fine non gliel'hanno fatto accertare su un personaggio importante come Federico II. Quindi questa indagine che abbiamo fatto insieme potrebbe anche avere una risposta, e la risposta sta dentro a quel sepolcro. E magari, chissà, in futuro qualcuno farà queste analisi e ci darà la soluzione definitiva. Intanto potete anche scrivere nei commenti com'è andata secondo voi e se magari ne sapete qualcosa in più, o anche se siete degli esperti del settore, se si potrebbe ricavare dal cadavere di Federico II un'informazione che provi o smentisca questa teoria dell'avvelenamento. Per quanto riguarda le sorti della famiglia di Federico invece saranno molto cupe, come penso che già sapete.
Manfredi verrà sconfitto e ucciso nel 1266 nella famosa battaglia di Benevento. La linea di eredi maschi di Federico II si estinguerà del tutto solo 22 anni dopo la sua morte. Per molto tempo comunque circolarono delle voci che Federico non fosse veramente morto, ma che si fosse nascosto, fosse partito per un pellegrinaggio segreto per espiare i suoi peccati. Oppure, come si diceva nel Medioevo pure per altri re come il re Artù, una leggenda voleva che fosse semplicemente addormentato nel cuore di una montagna, ma che un giorno si sarebbe risvegliato per ristabilire il suo impero.